trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point I would rather be numb. Ginetta, io oggi mi sono svegliato con calori, lo vedi che sono a maniche corte. Ma tu sei fuori, ci sono 9 gradi. C'è un vento che sembra altro che labora. Te l'ho già detto, diversamente giovane, c'ha il fisico, è inutile. Se lo crede. No, c'ho il fisio, altro me lo credo. C'ho il fisio di un passerotto, però c'ho il fisio. Without her, I'm in the dark. When I make my way, I stumble and I fall. I'm a blind man without escape. I'm the ocean without... C'è talmente vento che non abbiamo neanche potuto dare il buongiorno nella piazzola dove ci siamo fermati a dormire stanotte, perché portava via. Sono scesa un secondo a buttare la spazzatura e ho preso il volo. Ci vuole la zavorra, bisogna mettersi la cintura dei pesi come quando facevamo le immersioni. Sì. Telling me that I should try to move on. Don't say how it bothers me. I guess I'll have to try anyway. Try to let her go. Abbiamo dormito in questa piazzola proprio all'ingresso di un'area protetta. Siamo partiti ieri da Oklahoma City per raggiungere questo posto che è nello stato di Oklahoma, però al sud della città, vicino alla cittadina di Lawton. Al Wichita Wildlife Refuge. Always like to be a stranger. Keep my distance from the crowd. Thought that way I wouldn't get hurt. But when I... Avevamo già visto tempo fa una cosa simile, che era il Bison Range. Esatto! Però questa è un'area più grande del Bison Range che avevamo visto tempo fa, perché è un'area di 59 acri, ma non mi ricordo quant'è, 59.000 acri. Ah, ecco, 59.000! Non mi ricordo quant'è un acre. She took my principles and turned them upside down. I had never felt that way, but what's to say? Sometimes good things end, but I didn't think that it would be this hard for a heart to mend. 'Cause I should know. Sembrerebbe che non è che c'è un recinto, è proprio una zona protetta, non è recintata. No, non è recintata. Infatti, gli eventuali e teorici animali che potremmo vedere se siamo fortunati, Mettiamo le mani avanti sempre. ci sono proprio i cartelli che dicono attenzione perché pascolano liberi. Without her, I'm in the dark. When I make my way, I stumble and I fall. I'm a blind man without escape. I'm the ocean. Eventuali animali che sono bisonti, quindi bufali, bisonti. Sì. Poi non ho ancora capito la differenza tra chiamarli bufali o bisonti. Bisunti. Ok, unti e bisunti. Poi ci sono le Longhorn, Texas Longhorn, dovrebbero esserci. Saranno le Oklahoma Longhorn. Però infatti eccole lì. Dale lì. La cornutona, Telling me that I should try to move on. They don't say how it bothers me. I guess I'll have to try anyway. Try to let her go. Oh, Anche se sono dell'Oklahoma, queste mucche barra vacche con le corna lunghe, tutte arrotolate, stracornutone. sono originarie del Texas. Giustissimo. Vabbè, vediamo un po' cosa ci dicono adesso al Visitor Center. without her, I'm in the dark. When I make my way, I stumble and I fall. I'm a blind man without escape. I'm the ocean without the waves. Eccomi, vento permettendo, discesa al Visitor Center, dove andiamo a raccogliere tutte le informazioni per visitare al meglio questa zona.
Sembra che si sia un po' calmato il vento. Speriamo, le previsioni dicono che dall'una in poi si calma il vento, però stanotte veramente sembrava che il Cingon volasse, prendesse il volo proprio. Io sono bella intabarrata. Io ho questa bella camiciozza che invece tiene anche il vento, proprio spettacolo. Ma dici che ci sarà il timbro anche in questo? La do alla pari, la do che c'è. La dai alla pari. Prima porta. Prego signora. Prego signora. Quale cosa? Che lusso. Well, the question of the day, first of all, you know what it is. What is that? Where are the buffalo? I should have known that, right? Yeah, I know it. Well, we are Italian, first of all. Oh. And we are traveling with our camper van that we shipped like more than a year ago, basically from Europe all the way to the US. No, So we already drove 50,000 miles. you're kidding me now. And we already saw like a few buffaloes. You did. I bet you did. like Yellowstone and Oh, Bison yeah. Range and stuff like that. So we have like great expectation about them, this place. I know. And it's gonna be all on you. It's all on me to find the bison for Right. you. How you doing? So Good. he wants you to describe what is snot. So if I'm They good, don't know. I do speak a little bit of English. Snot is what comes out of your nose. Oh, here we go. Ah, Here we go. Yeah. Quindi è il mocico. Esatto. Yeah, because like I was trying to go like on Google Translator All right. and look for like snot. Yeah. Well, you don't have to. Here we go. Thank you very much for the translation. Yes, sir. Quindi questo qua che sarebbe il disinfettante, il gel disinfettante per le mani, qua usano, questo lo dicono, il moccio del bisonte. No, il mocciolo. Vabbè, a Piombino si dice il moccio. They don't say how and it bothers me. I guess I'll have to try anyway. Try to let her go. Ecco, ci abbiamo trovato proprio i primi sul ciglio della strada che sono veramente grandi spropositati. Però sono tranquilli, si spera. Hanno da mangiare un sacco di erba qui nella prateria. Questo qui c'ha una cresta che sembra uscito dal parrucchiere adesso. Dite che posso scendere per inquadrarli meglio con la macchina fotografica? Magari vai un po' più avanti che siamo in piena curva. Mi gioco il jolly, ho deciso di scendere. È bello vicino al furgone, non posso non andarlo a vedere bene. Adesso quindi con la cartina alla mano che ci ha dato la Sciura lì, l'amica di Ale. L'amica di Ale. Ah beh, sono tutte le tue amiche le sciurette dei visitor center, Ma pensa te, Mi fa innamorare subito. Italiani, Quindi con la cartina alla mano andiamo a cercare i punti suggeriti dalla Sciuretta, quindi le praterie dove normalmente si vedono più bisonti. La storia di quest'area protetta inizia nel 1907, quando il presidente Theodore Roosevelt sentì il bisogno di creare e salvaguardare proprio la specie dei bisonti. Infatti, in quell'anno decise, insieme allo Zoo di New York, di spedire proprio dallo Zoo di New York 15 esemplari, 15 bisonti in quest'area protetta, quindi in questa zona, e creare appunto il Wichita Wildlife Refuge. Cioè già in quegli anni, primi del Novecento, già pensavano comunque a poter salvaguardare queste aree, queste zone che comunque
c'era stata una carneficina anteriormente per quanto riguarda i bisonti, tra le pelli, tra la carne. Addirittura abbiamo visto delle foto nella stazione ferroviaria di Kansas City piena di teste di bisonte appese ovunque intorno ai primi del Novecento. Guarda, ce ne sono altri 2 o 3 lì vicino. Altra tappa, un po' meno adrenalinica perché sono un pochino più lontano, però ci siamo fermati qui a bordo strada perché adesso qui è iniziata nuovamente la prateria e ci sono un paio di bisontoni giganti e sullo sfondo ci sono anche 2, 4, 6, 8 cervi. Che appena hanno sentito il beep che abbiamo chiuso il cingon per venire sulla prateria, hanno subito alzato la testa, come dire, chi è che adesso arriva a rompere le scatole? Guarda anche là in fondo addirittura come hanno alzato la testa là in fondo. Voglio andarlo a vedere da vicino. Ne approfitto perché si è accovacciato per riposare, quindi sta lì come dire: vienimi pure a trovare che non mi disturbi. Posso andargli a fare una carezza sul musetto? Ma te vai, tanto me l'hai già detto, hai già firmato tutto, quindi vai tranquilla, Sere. Il peso medio di un bisonte è fra i 700 e i 900 kg, ma pensa che il famosissimo Black Dog era così conosciuto. Uno dei 15 esemplari che era stato portato qua dallo zoo di New York, che aveva vissuto fino a quasi 30 anni, era diventato 1 tonnellata e 300 kg, 1300 kg. Ha mangiato bene, ma mangiano solo erba, scusami, come fa a diventare così grosso? Mangiando solo erba. Te mangiando insalata non diventi mica così. Sai quanti chili di erba che mangiano al giorno sti bisonti qua? E tra l'altro abbiamo letto che più invecchiano e più se ne stanno per conto loro. Esatto, più diventano solitari. Quindi la vita media che può essere, la vita media è intorno ai 15 anni, però possono vivere fino ai 30 addirittura. Tra i 20 e i 30 alcuni esemplari. E intorno ai 15 anni si vogliono fare i cavoli loro e se ne vanno da soli e pascolano da soli, non vogliono essere disturbati. Spento il motore. Così o meglio? Ma io non avrei spento il motore. Io sì, invece. Rispettiamo. E se decide di fare un gesto inconsueto? Cioè di prendi, dici, una testata dentro il motore del cingon, eh? Ma fai te. Ah. Lei ci fa passare oppure dobbiamo aspettare che finisce di brucare tutta la prateria? La strada è stretta, se passiamo lì vicino magari lo disturbiamo troppo.
prima del 1800. Pensa che le registrazioni dicono che ci dovevano essere in tutti gli Stati Uniti, prima dell'arrivo dei pionieri, qualcosa come 600 milioni di bisonti. 600 Milioni di bisonti. E quindi dopo l'arrivo dei cacciatori professionisti, addirittura quando è cominciato chiaramente il commercio sia della carne sia delle pelli principalmente di bisonte, si erano ridotti addirittura in tutto il territorio americano a poche centinaia di esemplari. Una cornata, altro che bulbara al cingon. Effettivamente sembrano, cioè dal fisico un po' una specie di incrocio. Così ogni tanto qualche sorpresa in mezzo alla strada. A Sembrava un po', ti ricordi dove eravamo? In Alaska o in Yukon? Che c'era attraversata quell'alce grandissima in mezzo alla Yukon. strada che si era piantata proprio. Bellissimo, sono gli incontri così che meno te l'aspetti. Quando le stai cercando non li trovi. Ne approfittiamo di questa bellissima giornata, ci siamo fermati in questo punto che sembra a ridosso dal vento, quindi ne approfittiamo per due cose. Pausa pranzo, non insalata oggi, te lo dico, non insalata. Non ho parole. Ti stupirò con effetti speciali. Non ho parole. E nel frattempo potresti mettere un po' a caricare la storia lì, l'EcoFlow. E oggi che siamo così in mezzo al verde, possiamo tenere tutto aperto, possiamo pensare, anzi posso pensare anche di cucinare gli hamburger. A cui dovrebbe scattare l'applauso, però Ma vieni! Voleva ben Niente vedere se- insalata! se facevi finta di non aver sentito. Perfetto, pannello posizionato, cavi collegati, sta caricando già a 150 watt. Super! Però hamburger, col paninozzo e tutto. Bene. Anche se non abbiamo il bacon, perché siamo a dieta, lo facciamo light. Diciamo che a parte il bacon abbiamo tutto. Hamburger, sottiletta, insalata, pomodoro e addirittura cetriolini. Oggi sì che si ragiona. Tutti i giorni così ti voglio, Gina. Eh? Via, avanti. Cominciamo a fare le cose sul serio. Ci manca il bacon, ma siamo salutisti. Far cuocere, far friggere il bacon dentro il furgone veramente sarebbe volersi male. Beh, già oggi abbiamo potuto tenere tutto aperto. Io vado di maionese Quintalata oggi. di maionese. Io vado di maionese oggi. Salute, amicioni. Miccioni. Ma vieni così, ti voglio, Sere. Buon appetito. Spunta la maionese. Buco.
Sta arrivando il ranger, vediamo se ci viene a chiedere se abbiamo un hamburger anche per lui. Un di bufalo? Mm. Ciao. Ciao, cipollina, ciao. Io come al solito sono l'incaricato alla guida, poi la sera vede un bisonte, scende e lo rincorre come se non ci fosse un domani. Io stava veramente, cioè... Devo andare Va, a fare è arrivata. un primo piano. Posso andare a fargli un primo piano? Si mette anche in posa, sta lì. Hai già affermato che lasci tutto a me? E a lui. Oh, guarda, ci viene a salutare. Hai visto? Ehi, bisontino. Ino! Tanto Ino non mi sembra, mi sembra uno di quelli che abbiamo detto che sono sui 900 chilozzi, questo qua, perché è veramente grosso. Se l'hai visto che è un maschio? No, non ho guardato i dettagli. Mi sa che va a attraversare la strada. Non mi dire. Cioè a retromarcia, non dico a rincorrere, ma andare dietro al bisonte. Come mi vedete? Lei mi fa, lei mi fa, vai! Se questo ci gira, ci rovescia il cingon. Che bello, è proprio qua di fianco. Ma lo vedo. E la sera parte, esce dal cingon per rincorrere il bisonte che attraversa la strada. Parliamone. La vedo nella retrocamera, va alla sera. Sono venuta a rincorrere il bisonte che ci stava attraversando la strada. Eccolo lì. È immenso. Oh. Si è girato, mi ha guardato malissimo, mi ha puntato, mi ha detto ma hai finito di rompermi le palle. Però no, non ho finito. Ora vediamo se il bisonte gli fa la festa, Cioè, no. Gli è praticamente attaccata al sedere. Io non ho parole. Cioè, ma ci sei o ci fai? Oh, guarda, c'era una... Ah no, è una mucca questa. Vediamo che questa. Madonna. Una longoria. Come sta messa Secondo me sta stava donna? rincorrendo anche lei. Come sta messa sta donna? Via, Si è girato, mi ha guardato. L'ho visto dallo specchietto retrovisore, Ti piace l'adrenalina del bisontone lì che ti guardava e ti diceva vieni va bene, vai, ti faccio la festa io. No, si è proprio girato con quell'aria, come dite, che due palle. Ma ancora basta questa mamma. Era una montagna. Infatti Sai ho detto, cosa mi ha ricordato? Il primo orso che abbiamo visto a Whistler in Canada, Più al di là grosso di della tutti. ferrovia, che era immenso come questo bisonte. Non so, sarà stato uno dei più infatti grandi in assoluto, io l'ho detto discendente là secondo di Black Dog. Since I was a child, when I was young and wild, nobody could ever tell me there was nothing to overwhelm me. I thought I was cool when I left school. Took some time for me to realize I don't need this disguise. E via, andiamo a vedere se riusciamo a farci incornare da qualche bisonte. Ma Io a venire dietro a te sera, sinceramente, guarda, cioè, mi tocco per vedere se ci sono. ci sei o ci fai. Bellissimo, dai. Stiamo salendo su una collinetta. Guardiamoci anche dietro ogni tanto, perché
No, più che altro quello che è là vicino al Cingon, che non li giri e andarla a salutare più da vicino. Che non E gli ti fa faccia... la pipì sulle gomme. Però adesso smettiamo di parlare perché ci sentono, eh. Now I hear them calling, baby, come, let's move on. 'Cause if I show my love and dance through the night in the neon lights, love everybody, take a chance, take it easy, let's roll the dice. Show my love and dance through. Diciamo che la mandria tutta assieme fa un pochino più effetto, perché non è uno che lo puoi scansare. Se ti aggrediscono tutti insieme, siamo proprio a pochi metri. No, sai che Che passò? ho fatto una sgommata. Ma che sgommata aveva fatto, dai. Baby, come, let's move on. 'Cause if I show my love and dance through the night in the neon lights, love everybody, take a chance, take it easy, let's roll the dice. Siamo dei pazzi. Ah, io so casa sotto, No, io sono il più responsabile. Hai capito? Hai capito? Cioè, questa qui veramente, cioè, non ha idea. Ma la mia mai visti lei, il film dei cowboy, quando c'è la mandria di bisonti che attacca tutti? Cioè, quanti ce ne saranno stati? Una È trentina? una trentina più o meno. Ma andiamo che magari non ci arrivano alle spalle. Esatto. Che A un certo bello. momento uno si è girato e Ale ha fatto tipo un 2 o 3 stella così, cioè. Dove sono? No, stanno andando via. Ok. Però sì, cioè si sono girati perché evidentemente quando sono la mandria, cioè probabilmente il capomandria, che è quello a carico di proteggere il resto della mandria, se ne sono girati 2 o 3, se ne sono girati, ma proprio... E ho detto così, arrivano i cingoni, via, a pedalare. E niente, io gliel'avevo detto a Ale di correre, invece è rimasto lì impalato. Sono tornata da sola. Alla fine Ce l'ho fatta! io gliel'avevo detto di correre, avevo già pensato al peggio. Ho corso più veloce di Mennea, dei miei tempi Mennea, chiaramente. Tieni, Rischia te tutto. libero tutti, eh! Io ho detto se vuoi rimanere l'impasto che ci rimanga, io vado col cingone. Cioè, più che altro la serie ha fatto over my dead body, ossia cioè sopra il mio corpo, sopra il mio cadavere, capito? Sì. Lei ha fatto come il famoso cantante, Baglioni. è ovvio. Andiamo. Next. E per chiudere veramente in bellezza siamo saliti fino alla cima del Monte Scott, che non è poi altissimo perché è poco più di 700 metri sul livello del mare, però rispetto a tutta questa zona dell'area protetta sembra veramente altissimo, la vista è a 360 gradi. Totalmente. Per chiudere 360 veramente gradi, in bellezza. Nella vista si vede tutta l'area protetta, si vedono i diversi laghetti, si vede la cittadina di Loton e tutto il resto all'orizzonte. Ricordiamo che siamo sempre nelle praterie dell'Oklahoma, precisamente a sud di Oklahoma City, dalla quale siamo partiti ieri.
Vogliamo ricordare ai nostri amici di iscriversi un po' al nostro canale, che non lo facciamo mai? Ricordiamoglielo. Ricordatevelo anche voi. Se volete continuare a vedere le nostre avventure, se volete prendere spunto magari per un viaggio in futuro, O se volete conoscere questi posti bellissimi che stiamo conoscendo noi adesso e che ci fa veramente troppo piacere condividere con tutti voi, iscrivetevi al nostro canale YouTube perché è completamente gratuito, non vi costa nulla, attivate la campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video e seguiteci anche sui nostri social. Facebook e Instagram. E basta! Ma ricordatevi un'altra cosa, se siete già iscritti non dovete rischiacciare l'iscrizione perché altrimenti vi state disiscrivendo. Quando vedo che invece di aumentare diminuiscono di 1 o di 2, Non se ne fa una ragione. faccio l'abrino sì. Dico, ma Ma come? il lutto.